Nel silenzio delle strade e delle piazze del nord-est italiano, a partire dal 1993, un incubo inizia a prendere forma. Oggetti quotidiani, apparentemente innocui, divengono insidie imprevedibili e la vita normale si trasforma in un attimo in terrore. Un fenomeno destinato a flagellare comunità intere, che riporta alla mente un caso che da anni scuoteva l'America, un attentatore solitario, metodico e invisibile. In Italia, come oltreoceano, l'ombra insidiosa dell'Una Bomber sta per diventare reale. L'8 dicembre 1993, a Portovecchio di Portogruaro, una cabina telefonica esplose improvvisamente. Nessuno rimase ferito, ma l'episodio lasciò sgomenti i residenti. In quel momento nessuno poteva immaginare che quello fosse il primo segnale di una lunga e inquietante sequenza. Le indagini iniziali lo classificarono come un gesto vandalico isolato. Passò meno di un anno quando, il 21 agosto 1994, a Sacile, durante la popolarissima Sagra dei Osei, la folla fu scossa da un ordigno rudimentale. Una donna raccolse un tubo metallico, ignara che fosse imbottito di esplosivo. La deflagrazione la ferì insieme a 2 dei suoi figli piccoli. La paura si diffuse in pochi istanti tra le bancarelle e le famiglie in festa. L'immagine del tubo bomba, semplice e terribile, entrava così nella scena pubblica. A dicembre dello stesso anno, gli episodi si moltiplicarono. Il 17 dicembre 1994, a Pordenone, davanti al supermercato Standa in Piazza del Popolo, un altro tubo esplose ferendo lievemente una ragazza. Poche ore dopo, il 18 dicembre, un ordigno simile saltò in aria sul sagrato della chiesa di Aviano. Le indagini non riuscivano a trovare un filo logico. Si parlava di vandalismo, di goliardia, persino di possibili frange eversive, ma non si sospettava ancora l'esistenza di un singolo attentatore seriale. Il 5 marzo 1995, ad Azzano X, 2 ordigni scoppiarono durante i festeggiamenti di Carnevale. Fortunatamente nessuno restò ferito, ma la paura crebbe, soprattutto perché tra i partecipanti c'erano molti bambini. La svolta arrivò qualche mese più tardi. Il 30 settembre dello stesso anno, a Pordenone, Anna Pignat raccolse un tubo lasciato a terra. L'esplosione le devastò le mani e gli arti superiori, rendendola la prima vittima gravemente mutilata di questa lunga serie. Quello stesso giorno fu rinvenuto un secondo ordigno che gli artificieri fecero brillare. L'operazione però distrusse anche elementi che avrebbero potuto rivelarsi preziosi dal punto di vista investigativo. Ancora nello stesso anno, la vigilia di Natale fu segnata da nuovi attentati. L'11 dicembre ad Aquileia, il 24 a Latisana, il 26 a Bibione. Erano ancora tubi bomba collocati in luoghi diversi, a conferma di un disegno che stava diventando sempre più inquietante. Il 2 aprile 1996, a Clout, un piccolo ordigno esplose in montagna, in una zona remota. Qualche settimana più tardi, il 22 aprile, un nuovo ordigno venne fatto esplodere a Bagna di Fiume Veneto. Gli episodi non provocarono feriti, ma dimostrarono che la mano dietro agli attentati era ancora attiva. L'estate del 96 fu quella della svolta mediatica. Il 4 agosto a Lignano Sabbiadoro, in piena stagione turistica, il piemontese Roberto Curcio raccolse un tubo dalla sabbia. L'ordigno esplose tra le sue mani, ferendolo gravemente. Curcio perse molto sangue e solo l'intervento tempestivo dei soccorsi gli salvò la vita. Pochi giorni dopo, un ordigno analogo fu ritrovato a Bibione. Per la prima volta il terrore non era più confinato a paesini e strade secondarie, ma invadeva le spiagge dell'Adriatico, piene di famiglie e turisti. Nei giorni successivi comparve persino una telefonata di rivendicazione firmata da una presunta organizzazione 17 novembre. Gli inquirenti iscrivono nel registro degli indagati l'insegnante Andrea Agostinis, il cui nome emerse in seguito a quella chiamata e a un suo articolo. L'ipotesi col tempo si sarebbe rivelata infondata e la posizione archiviata, ma intanto il sospetto segnò la sua vita e mise in evidenza la confusione delle indagini. Dopo l'estate del 96, il silenzio calò improvviso. Per mesi e poi per anni non si registrò nessun ordigno, nessuna esplosione. La sequenza che aveva terrorizzato il Friuli e il Veneto sembrava essersi interrotta. Gli investigatori ipotizzarono le ragioni più diverse. Forse l'autore era finito in carcere per altri reati, o era partito per lavoro o per il servizio militare. C'era persino chi pensava a un gioco che si era concluso da solo.
Ma il 1 febbraio 1998, a Poncicco di Zoppola, la calma fu interrotta. In una trattoria lungo la Pontebana, qualcuno trovò un ordigno inesploso nascosto tra gli ambienti del locale. Non esplose mai, ma l'episodio lasciò un segno. Non era chiaro se fosse opera dello stesso attentatore o di un imitatore. Nelle cronologie ufficiali resta un episodio isolato, sospeso tra i tanti dubbi della vicenda. Passarono altri 2 anni prima che la serie riprendesse con nuova violenza. Il 6 marzo 2000, a San Vito al Tagliamento, venne ritrovato un ordigno nascosto dentro una bomboletta per stelle filanti di carnevale. Era un messaggio inquietante. Gli oggetti della quotidianità, perfino quelli legati ai giochi dei bambini, potevano trasformarsi in trappole. Pochi mesi più tardi, il 6 luglio del 2000, a Lignano Sabbiadoro, l'incubo tornò in tutta la sua ferocia. Giorgio Novelli, ex carabiniere, trovò un oggetto sulla spiaggia e lo raccolse. L'ordigno esplose con una violenza devastante, colpendolo al volto. Novelli finì in coma, sopravvivendo per miracolo, ma riportando lesioni gravissime e permanenti. Fu un momento di svolta. L'attentatore non solo non si era fermato, ma mostrava una tecnica affinata, con congegni più sofisticati, resistenti persino all'acqua del mare. Il 31 ottobre dello stesso anno, al supermercato Continente di Portogruaro, si verificò un episodio che avrebbe segnato la storia delle indagini. In mezzo agli scaffali comparve un uovo ricostruito, all'interno un ordigno. Quell'uovo conteneva anche un capello e tracce di saliva, lasciati accidentalmente dall'attentatore. Per la prima volta gli inquirenti si trovarono tra le mani reperti biologici capaci di consegnare, almeno in teoria, un profilo genetico. Era un tesoro investigativo che, anni più tardi, avrebbe permesso nuove analisi. Nei giorni seguenti, sempre nello stesso supermercato, ci furono altre 2 esplosioni. Il 7 novembre 2000, un tubetto di pomodoro imbottito di esplosivo colpì una cliente, Nadia Ross, ferendola. La scelta degli oggetti divenne sempre più inquietante. Non più soltanto tubi metallici abbandonati in strada, ma cibi e prodotti comuni, manipolati per diventare micidiali. La vita quotidiana, perfino la spesa, poteva nascondere un ordigno. L'anno seguente, il 2 novembre 2001, giorno dei morti, la custode del cimitero di Motta di Livenza, Anita Buosi, accese un cero votivo. Il cero esplose, provocandole gravi ferite. Il luogo e l'occasione, un cimitero, una festa religiosa, colpirono profondamente l'opinione pubblica. La mano dell'attentatore sembrava voler violare anche i momenti più intimi della comunità. Il 23 luglio 2002, a Porcia, una cliente trovò tra gli scaffali di un supermercato un vasetto di Nutella alterato con all'interno un ordigno. Venne individuato prima che qualcuno lo aprisse, evitando una tragedia. Ma il messaggio era chiaro: i bambini erano diventati bersagli possibili. Il 2 settembre 2002, a Pordenone, la minaccia si concretizzò. Un bambino di 5 anni, Claudio Cicalò, giocava con un tubetto di bolle di sapone. All'improvviso l'oggetto esplose, ferendolo. La notizia scosse la comunità. L'attentatore aveva deliberatamente scelto un oggetto che per natura apparteneva al mondo dei piccoli. Pochi mesi più tardi, la notte di Natale del 2002, a Cordenons, un altro ordigno esplose in chiesa. Non ci furono vittime, ma il significato simbolico fu enorme. I luoghi di culto e di festa erano diventati vulnerabili. La sensazione di essere esposti ovunque, in ogni momento, cresceva di giorno in giorno. In quegli anni, intanto, le indagini si muovevano su più fronti. Gli inquirenti iniziarono a usare strumenti informatici per gestire la mole di dati raccolti. Un software, mutuato da esperienze dell'FBI, servì a confrontare informazioni, movimenti e testimonianze, scremando oltre 1 migliaio di nomi. Ma nonostante l'impegno, l'autore restava un fantasma. Nessuna rivendicazione credibile, nessun movente chiaro, solo oggetti quotidiani trasformati in mine pronte a colpire chiunque, soprattutto i più indifesi. Il 24 marzo 2003, a Pordenone, un'esplosione colpì il Palazzo di Giustizia. L'ordigno fu piazzato in un bagno vicino agli uffici del procuratore Domenico Labozzetta. Per fortuna non ci furono vittime, ma l'attacco scosse profondamente la città. L'obiettivo non era più la strada o la spiaggia, ma le istituzioni che seguivano le indagini stesse. Videoregistrazioni e telecamere presenti nell'edificio si rivelarono inutilizzabili, logore o compromesse, lasciando gli inquirenti senza immagini decisive. L'episodio fece capire a tutti che l'autore aveva una conoscenza precisa dei luoghi e dei tempi, e non era semplicemente un dilettante.
Il giorno successivo, il 25 aprile 2003, l'orrore si abbatté su una bambina di soli 9 anni. Francesca Girardi, residente a Fagarè della Battaglia, si trovava sul greto del Piave quando raccolse un oggetto apparentemente innocuo, un evidenziatore. Ma l'oggetto esplose, strappandole la vista da un occhio e 3 dita della mano. La testimonianza di Francesca fu drammatica. Racconta di aver visto un uomo vicino che la osservava e sorrideva prima che l'ordigno scoppiasse. La vicenda commosse l'opinione pubblica e aumentò la pressione sugli investigatori, determinati a fermare l'autore prima che ci fossero altre vittime, soprattutto tra i bambini. L'anno seguente, il 2 aprile 2004, a Portogruaro, la perpetua della chiesa di Sant'Agnese trovò un oggetto nascosto nell'inginocchiatoio. L'ordigno, a base di nitroglicerina, era progettato per esplodere alla minima pressione. Una trappola potenzialmente letale per chiunque si fosse inginocchiato. Il rinvenimento dell'ordigno rappresentò un momento di estrema preoccupazione per la comunità e per gli investigatori, perché confermava la crescente sofisticazione dei congegni. In quel periodo, le indagini si concentrarono su un sospetto principale: Elvo Zornitta, ingegnere residente ad Azzano X. Il 26 maggio 2004 la sua abitazione fu perquisita. Le autorità erano interessate alle sue competenze tecniche sugli esplosivi, agli spostamenti compatibili con i luoghi degli attentati e ad alcuni ritrovamenti di oggetti simili nella sua disponibilità. Nel corso dei mesi successivi la sorveglianza su Zornitta divenne costante. Gli investigatori monitoravano movimenti, corrispondenze e rapporti professionali, senza però avere ancora prove definitive per una condanna. La sua figura sarebbe rimasta centrale negli anni successivi, tra archiviazioni, controversie giudiziarie e richieste di risarcimento. La combinazione tra esplosioni mirate, oggetti apparentemente innocui e vittime fragili, bambini, custodi passanti, continuava a terrorizzare la popolazione. L'attentatore, con la sua pazienza e pianificazione, trasformava ogni gesto quotidiano in un potenziale pericolo. Gli investigatori, pur avendo reperti biologici dai casi precedenti come l'uovo di Portogruaro del 2000, sapevano che ogni passo falso avrebbe potuto compromettere anni di indagini. Il 26 gennaio 2005 a Treviso 2 ovetti Kinder sorpresa furono trovati nascosti su una centralina elettrica vicino al tribunale. Uno dei 2 conteneva un ordigno pronto a esplodere. Fortunatamente fu rovesciato da un ragazzo di 12 anni prima che potesse fare danni. La scelta dell'oggetto non lasciava dubbi. L'attentatore studiava attentamente oggetti comuni e innocui, destinati a sorprendere e a colpire chiunque li toccasse. Pochi mesi dopo, il 13 marzo 2005, a Motta di Livenza, una bambina di 6 anni accese una candela votiva elettrica che esplose, ferendola gravemente. L'episodio fu un chiaro segnale della volontà dell'autore di colpire i più indifesi, usando oggetti quotidiani apparentemente innocui. La comunità rimase sconvolta. Le famiglie non potevano più sentirsi sicure neppure nei momenti più intimi e familiari. Il 6 maggio 2006, a Porto Santa Margherita di Caorle, un infermiere di Mestre fu ferito da un ordigno nascosto sotto il tappo di una bottiglia. L'oggetto conteneva anche un messaggio, segno evidente della volontà di comunicare, di lasciare un segno. Questa fu considerata dagli investigatori una delle azioni più significative della serie, sia per la modalità sia per il livello di pianificazione richiesto. Intanto, nel corso del 2006, le autorità intensificarono le perquisizioni e la sorveglianza su Elvo Zornitta. La sua figura era centrale, ingegnere, residente ad Azzano X, con competenze tecniche compatibili con gli ordigni rinvenuti, spostamenti verificabili nelle zone degli attentati e alcuni ritrovamenti di oggetti simili nella sua abitazione. Le forze dell'ordine eseguivano controlli serrati, perquisizioni, appostamenti, cercando di trovare collegamenti diretti tra lui e i congegni esplosivi. Il quadro investigativo era complesso. Ogni ordigno era diverso dall'altro, ma seguiva un filo comune: la scelta di oggetti quotidiani, spesso associati a bambini o momenti familiari, la capacità di piazzarli senza essere visti, la precisione tecnica nella costruzione. Gli inquirenti erano costretti a valutare non solo il materiale esplosivo, ma anche comportamenti, movimenti e possibili connessioni tra episodi distanti nel tempo e nello spazio. Nonostante l'intensificarsi delle indagini, il 2006 si chiuse senza una soluzione definitiva.
Gli ordigni continuavano a generare paura, anche se le vittime furono limitate rispetto agli anni precedenti. La comunità del Friuli e del Veneto aveva ormai imparato a vivere con il timore di oggetti apparentemente innocui. Uova, tubetti, candele e giocattoli potevano diventare trappole mortali. L'autore restava invisibile, inafferrabile, una presenza costante che trasformava il quotidiano in un campo minato. Le istituzioni intensificarono la raccolta dei dati e dei reperti biologici dai precedenti episodi. In particolare il capello e la saliva, repertati dall'uovo di Portogruaro del 2000, nella speranza di riuscire finalmente a individuare il responsabile. Ma il tempo passava e ogni nuovo episodio confermava quanto fosse difficile fermare una mente tanto metodica quanto imprevedibile. Dopo il 6 maggio 2006 gli attentati cessarono. Alcune fonti indicano che episodi minori si protrassero fino al 2007, ma il picco di violenza e la frequenza delle esplosioni erano ormai diminuiti. La serie di ordigni che aveva terrorizzato il Friuli e il Veneto per oltre un decennio sembrava essersi interrotta, lasciando dietro di sé ferite profonde e un senso diffuso di paura. Negli anni successivi, la giustizia e la comunità tentarono di dare un senso a quella lunga sequenza di attentati. Le indagini, lunghe e complesse, portarono a verificare varie piste e sospetti. Tra questi, Elvo Zornitta rimase al centro dell'attenzione. Nonostante le perquisizioni, la sorveglianza e l'analisi dei movimenti e delle competenze tecniche, le prove dirette non furono sufficienti per una condanna definitiva. Negli anni successivi, la sua posizione giudiziaria subì alterne vicende: archiviazioni, richieste di risarcimento e contenziosi civili per i danni causati dall'esposizione mediatica e dall'intensa pressione investigativa. Parallelamente, alcune controversie investivano anche membri delle forze dell'ordine. Alcuni articoli riportano accuse contro un poliziotto per presunta manomissione di reperti, con l'obiettivo di sostenere l'ipotesi investigativa. La vicenda ebbe diversi sviluppi giudiziari, tra condanne e annullamenti, sottolineando quanto il caso fosse complesso non solo dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista legale e processuale. Nel 2009, la Procura, dopo anni di indagini, chiese l'archiviazione di alcune posizioni per insufficienza di prove. Molti dei sospettati principali, tra cui Zornitta, ottennero parziali risarcimenti o la chiusura definitiva dei fascicoli aperti a loro carico. Per la popolazione e le vittime, però, la memoria degli attentati restava viva, così come il trauma delle ferite e della paura. Gli sviluppi più recenti arrivano nel 2022. Su richiesta delle vittime e grazie al lavoro giornalistico e della magistratura, la Procura di Trieste ha deciso di riaprire il caso. Nel 2023-2024 si sono svolti incidenti probatori e analisi scientifiche sui reperti biologici rimasti dagli episodi più significativi, in particolare il capello e la saliva repertati nell'uovo di Portogruaro del 2000. I periti del RIS e un'antropologa molecolare hanno avviato confronti con campioni di DNA raccolti da persone già attenzionate negli anni precedenti. Nel corso del 2024, le cronache riportano nuove convocazioni e prelievi di DNA su una rosa di circa 10-20 soggetti già indagati o sospettati in passato. L'obiettivo degli inquirenti è chiarire una volta per tutte l'identità dell'autore, affidandosi a tecnologie che negli anni 90 e nei primi anni 2000 non erano disponibili. Così, dopo oltre 3 decenni, la vicenda del Luna-Bomber italiano continua a essere segnata da attesa, mistero e ricerca di giustizia. Gli ordigni, i tubi, le uova e i vasetti, i bambini e gli adulti feriti, i luoghi colpiti, spiagge, supermercati, chiese, tribunali, rimangono impressi nella memoria collettiva. La serie di attentati ha trasformato il quotidiano in una trappola, ha segnato vite e comunità, e ancora oggi alimenta indagini, analisi e la speranza di chi attende una verità definitiva.